No, il saltino no. Quell'uomo seminudo che vedete davanti a voi sono io, che con 4 litri di acrilico sul corpo provo a mettermi in posa per uno shooting, una vera e propria opera d'arte realizzata in una galleria a Lisbona, con lo scopo di sensibilizzare sul body shaming al maschile e magari farci anche qualche soldo. Pensavo che questa cosa fosse cool. Mi vergogno del mio corpo da sempre, a tal punto che non appena durante l'adolescenza a fianchi e pancetta si aggiungono pure i primi peli, lì smetto di andare al mare, il che vivendo in Sicilia diciamo che è un po' un dito al culo. Sono basso, grasso e peloso, tutto l'opposto dei canoni classici di un vero uomo alfa. A luglio 2021 però decido che è il momento di cambiare. Dopo mesi di allenamento, con qualche leggerissimo miglioramento, capisco che il vero problema resta solo qui dentro. Anche se avessi la tartaruga, penso che ai miei occhi quel corpo lì mi farebbe schifo. La terapia d'urto è l'unica soluzione. Cazzo, mi vergogno tantissimo. E cioè, comunque non è facile, Gabri. Queste sono le mie gambe pelose. Mi spoglio delle mie paure. Ok, fermi tutti, perché a sto punto manca un tassello. Perché finire proprio a Lisbona per girare un video del genere? Bene, la risposta è davanti a noi. Io mi occupo di arte in generale, mi occupo di bellezza, ecco, mi occupo di... Lui è Gabriele, un artista emergente che nel giro di pochissimo ha fatto il botto, entrando persino nelle grazie dello Sgarbi nazionale. È esattamente per come ce lo si immagina in televisione. Capra! Non mi ha offeso, cioè non ha offeso nessuno fondamentalmente, però è persona che di arte davvero ne sa tanto. Quello che faccio sono questi quadri che sembrano dipinti o che sembrano delle grafiche ma che in realtà sono fotografie. Queste forme sono fatte utilizzando il pongo. Questo è pongo, plastilina, questo è pongo e questa è carta. Con strumenti per bambini avviene la creazione di queste opere che nascono come digitali e poi vengono stampate. Ecco, mi concentrerei un attimo su questa loro origine non fisica, perché è proprio lì il motivo per il quale l'ho scelto come partner di oggi. Gabriele infatti vende le proprie opere online come NFT. Gli NFT sono dei non fungible token. Che cazzo significa? Cerco di farvela semplice. Avete presente i collezionisti di figurine, carte di Pokémon o francobolli? Ecco, pensate a questo ma fatto online. Gli NFT sono delle forme d'arte digitale che sono uniche e non replicabili, dei token che non possono essere scambiabili. Un esempio di qualcosa di fungibile nel mondo fisico è una banconota da 50 euro, scambiabile con pezzi più piccoli o con un'altra banconota da 50. Un esempio invece di qualcosa di non fungibile, proprio come gli NFT, è la Gioconda. Una ne esiste e una ne esisterà sempre, non può essere replicata se non contraffacendola. Ecco, gli NFT hanno una marcia in più rispetto alla fisicità della Gioconda, perché sono impossibili da contraffare. Per la prima volta nella storia l'arte si spoglia della materia per rimanere concetto, fondamentalmente per rimanere codice. E Gabriele, come molti artisti ad inizio 2021, periodo in cui gli NFT diventano mainstream, prende subito a cuore questo nuovo modo di distribuire arte. Grazie agli NFT puoi permetterti artisticamente appunto di fare qualsiasi cosa, non esiste alcuna regola. Insomma, una figata. E siccome io sono curioso di questo nuovo mondo, accompagnato da un vero artista, sono finalmente pronto per l'esperimento. È possibile sensibilizzare sul body shaming al maschile usando appunto un NFT? L'arte in generale è questo quello che fa. Lei è Maria, anche lei è artista che ha il suo spazio all'interno di questo posto. Lei oggi ci aiuterà perché farà un body painting. Maria, what's your experience with body painting? I never did it before. Iniziamo bene. I think the most difficult thing here, my hair.
It's gonna be difficult to paint on A that. lot of paint, I think, will. Okay, a lot of paint. If you're ready, we can start. Okay. Non è semplice per me stare a petto nudo davanti a due persone che mi osservano tra l'altro vestite. È come se non bastasse, escono pure fuori altre fobie. Ah, allora mi fa impressione when you do it on the nipples. Okay. I'm kind of scared. I'm like, Okay, so do- if you want a Around. Okay, okay. Che figura de merda. Cioè, allora, il mio problema è, diciamo, fino a qui. Scusa Maria. Dici, vabbè, dai, a parte i peli. Il problema è sotto. Sembra tipo una giara, un qualcosa. Diventerai arte. Comunque, se non è questo, uscire dalla propria comfort zone. Penso che l'arte serva proprio a questo. L'arte aiuta a uscire da una situazione per entrarne in un'altra. Vabbè, frasi filosofiche a parte. Bellissimo! Ma come cazzo hai fatto a fare il triangolo così dritto? Maria, ma che mani c'hai? Incredibile! Grazie. Passano le ore ed il puzzle prende sempre più forma, al che videochiamo la mia ragazza per vantarmene, la quale però mi fa subito notare che uguali. Già dopo mezz'ora inizio a sentirmi un pelo più a mio agio a stare a petto nudo. C'era tutta una cosa iniziale in realtà. Quindi da oggi in poi puoi andare a mare? Non lo so. Tra un discorso e l'altro sottovalutiamo però un concetto, il tempo. Per fare quelle robe lì super geometriche ce ne vuole. Tant'è che dopo ore Maria purtroppo ci lascia e rinunciamo a colorare le gambe. Per come alzo il braccio mi tirano i peli delle ascelle. Cioè guarda il mio capezzolo che dice aiuto. Ci voleva la tolettatura qui. Adesso ti metti davanti questo quadro e facciamo un NFT. Sembro fisicato. Queste linee geometriche creano un effetto quasi di addominale che Forse non sono così grasso come sembro. Come ti vedi? O come mi vedo. vedendole in foto non è così accentuato come ce l'ho io in testa. Meno accentuato così in questo caso perché magari tutte le linee, tutti i colori ti piacciono e quindi la tua mente magari la potrebbe associare a una sorta di vestito in più, questo non lo so. Può essere così dal punto di vista si è solidificato. Cioè la doccia sarà tipo una ceretta sostanzialmente. No, il saltino no. So che questa cosa fosse cool. Sono le lacrime. Vediamoci le foto. Si vede che mi alleno. Sì, no. Il mio corpo questo è. Siamo fieri adesso. Esatto, ne vado quasi Da fiero. stamattina ora è cambiata completamente la... Questa pure è carina. Ah, sta succedendo. Bella questa. Bella. Questa la teniamo. Mi piace molto come la pelle qua, vedi? Mamma mia, questa è... Incredibile. Questa invece tanto. Tu immagina che per fare sta cosa mi tirava tutti i peli e stavo morendo. Dopo una leggera post-produzione, un volo di ritorno in Italia e la creazione dell'NFT, posso annunciarvi che The Imperfect Canvas è finalmente disponibile. L'asta parte da adesso. Chi di voi si aggiudicherà quest'opera, oltre che l'NFT digitale, otterrà un'esperienza dal vivo con me. 24 ore con ricotta. Ovunque sarai in Italia io ti raggiungerò e passeremo insieme una giornata dove parleremo appunto della tematica del video di oggi, ovvero il body shaming al maschile, e chi lo sa, magari ci esce pure un interessante video YouTube. Per poter fare la vostra offerta avrete bisogno prima di scambiare degli euro in Ethereum, una moneta digitale che si usa proprio per l'acquisto di NFT. Per farlo vi basterà cliccare il primo link in descrizione e aprire gratuitamente un account su Young Platform, l'exchange italiano che vi consente di fare operazioni di questo tipo con una facilità veramente, cioè ve lo dice uno che fino a poco fa non ne capiva un cazzo
di criptovalute, NFT e robe varie. Se siete anche voi dei novellini come me, vi consiglio di fare anche un salto su Young Platform Academy, una sorta di Wikipedia gratuita dove sono presenti rubriche e video di approfondimento per poter studiare tutto su questo nuovo mondo. E poi c'è anche Step, un'app dove si guadagnano token Young semplicemente completando dei quiz, obiettivi o semplicemente camminando. Insomma, una sorta di videogioco per imparare in fretta. All'interno c'è un progetto di Giovanni Mucciaccia chiamato Crypto Attack, che ha dell'incredibile. Dunque, se volete giudicarvi quest'opera, io vi consiglio di utilizzare Young Platform per fare la vostra conversione da euro ad Ethereum. E inoltre, se usate il primo link che vi lascio qui sotto in descrizione per creare il vostro account gratuito, con un deposito di 50 euro potrete avere un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Non male. Una volta fatto tutto questo, vi basterà poi cliccare il link che vi lascio qui sotto per visualizzare l'opera. L'asta, voglio specificarlo, parte da 0, quindi potete sbizzarrirvi. Ringrazio gli amici di Young Platform per aver reso possibile questa pazzia all'estero, sponsorizzando questo video, e Gabriele per avermi prestato le sue doti artistiche. In descrizione vi lascio anche il link alla sua collezione chiamata Equilibrio, che l'ha reso noto ai grandi critici d'arte. Realizzare questo video non è stato semplice, non tanto per tutto l'aspetto organizzativo, il viaggio, ma quanto per il semplice gesto di prendere e alzarmi la maglia davanti ad altre persone. Se vivete, avete vissuto qualcosa del genere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, parliamone, chiacchieriamone. E se proprio ne avete voglia, prendete questo NFT ad un prezzo simbolico che decidete voi e incontriamoci di persona, perché di persona è più bello. Discuterne faccia a faccia è tutta un'altra cosa. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina, perché questo video è solo l'inizio di una breve serie di storie e esperimenti fatti a Lisbona. Da Roberto Ricotta è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!